È da un po' che non ci si vede. Sono attualmente in Slovenia e sarò qui per almeno altri 10 giorni. Era da un mesetto che non andavo via dall'Italia e adesso sto finalmente ricominciando a viaggiare e molto probabilmente farò un altro video soltanto sulla Slovenia perché è un'esperienza davvero bellissima e non me l'aspettavo per niente. Non so se tu ci sia mai stato in Slovenia, comunque vabbè. E proprio ora che sto ricominciando a viaggiare volevo riguardare un po' al 2025 e fare alcuni ragionamenti per capire come sono andati questi mesi. Perché sì, il 2025 è stato un anno fantastico, pieno di esperienze, nuove avventure, alcune cose un po', magari alcuni disagi, però tante opportunità di crescita. Però volevo capire se il 2025 è stato anche un anno intelligente dal punto di vista finanziario. Perché nell'aprile del 2025 sono diventata ufficialmente una digital nomad. Ho lasciato il mio appartamento a Milano per il quale pagavo circa 800 euro al mese e ho abbandonato tutto quello che connettevo a Milano, oltre alle amicizie, le connessioni, anche le opportunità di lavoro. E quindi ho abbandonato tutto ciò che era stabilità, o che almeno io vedevo come stabilità, per qualcosa di ignoto, di cui ho sempre sentito parlare, ma di cui non ho mai fatto esperienza prima. E te lo dico subito, questo non è un video del tipo guarda quanto ho speso, guarda quante cose posso permettermi. No, anche perché se il valore è alto, probabilmente mi farò schifo da sola, quindi mi viene ancora più ansia. Lo faccio perché secondo me è utile e necessario fare un po' più di chiarezza su quello che vuol dire essere un digital nomad veramente e quali sono i costi che ne derivano. E oggi vi porterò che cosa vuol dire da un punto di vista finanziario essere una digital nomad per me, che forse non sono una digital nomad classica. Come primissima cosa è fondamentale fare una piccola timeline di tutti i viaggi che ho fatto nel 2025, perché ne ho fatti tanti. Fino ad aprile del 2025 non ho fatto grandissimi viaggi, sì ho fatto qualche weekend, principalmente magari a Parigi e Londra, prendendo sai, gli ultimi biglietti di Ryanair a 20 euro, andando via con lo zaino, dormendo in un ostello, cioè cose di questo genere, ma non sono mai stata via per un periodo molto lungo. E il 16 aprile è stato il giorno in cui ufficialmente ho mollato tutto per iniziare a girare il mondo. Ho fatto un mese in Grecia, un mese in Albania, qualche giorno a Rotterdam e poi ho iniziato tutto un viaggio nei paesi baltici. Ho fatto Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, 2 o 3 settimane in Polonia. Pazzesca. Vabbè, di questo farò un riassunto magari in futuro. Ok, nice. E... Dopo questo viaggio sono tornata a Verona perché dovevo fare alcuni controlli, per poi dopo partire per Abu Dhabi, dove sono andata per una collaborazione, quindi diciamo che il prezzo forse non rientrerà nei costi. E poi per la maggior parte di agosto sono rimasta in Italia principalmente perché i miei mi hanno chiesto di fare da dog sitter e cat sitter e anche perché sinceramente non mi sono organizzata abbastanza bene per comprendere che ad agosto tutti i voli, tutti gli alloggi costano molto molto di più e quindi mi sono presa male con i ragionamenti e non ho trovato un posto che mi piacesse abbastanza per poter dire spendo tutti quei soldi. Poi da settembre ho iniziato il mio viaggio per Shanghai, dove ho fatto una settimana e poi un mese in Giappone. Dopo il Giappone per varie vicissitudini sono tornata in Italia per circa un mesetto o 2, dove sinceramente non avevo molta voglia di uscire e viaggiare ancora. Quindi ho visitato principalmente dentro la mia regione, il Veneto. Dalla metà di novembre fino alla fine sono andata sulle Dolomiti e poi sono andata a Los Angeles per 10 giorni perché sono stata nominata per gli Streamer Awards, per i contenuti che porto su Twitch. Dicembre praticamente l'ho passato tutto quanto a Verona, un po' perché avevo bisogno di stare in famiglia e un po' perché appunto ci sono le feste e quindi a questo punto sono rimasta con loro. Alcune cose importanti prima dei numeri. In primis, la maggior parte di tutti questi viaggi io l'ho fatti da sola e viaggiare da soli costa molto di più. Cioè, vengo pure penalizzata per essere single e indipendente. Perché per esempio una stanza d'hotel a notte potrà costare, dico un numero a caso, 100 euro per una persona, per 2 persone 125. Quindi facendo il ragionamento riesci a capire che dividendo in 2 il prezzo per 2 persone viene di meno. E questa è una cosa che, devo essere sincera, mi dà proprio fastidio. Un'altra cosa di cui avevo già parlato in uno scorso video è che più ti sposti, più paghi. E che sembra, cioè è ovvio se lo dici così. Però nel momento in cui ti trovi a viaggiare, magari non ti viene così immediato. A parte i voli che ovviamente più ne prendi,
più paghi. Solitamente quando prendi una stanza di un hotel, di un albergo, di un B&B, di un ostello, di qualsiasi cosa, il prezzo per notte diminuisce se prendi più notti consecutivamente. E su questo ha senso, però sul momento non ci avevo dato troppo peso. Un'altra cosa importante è che il mio lavoro falsifica in bene e in male un po' questi dati, perché il tipo di viaggio che faccio io, il modo in cui vivo io all'estero è sicuramente diverso da quello di qualsiasi altro digital nomad, perché il mio lavoro è fare contenuti, andare in giro, far vedere posti. Quindi magari un digital nomad qualsiasi si trova la sua casetta in montagna da qualche parte, ci rimane per un mese e fa 2-3 attività forse alla settimana. Io invece faccio un'attività al giorno per poter portare qualche contenuto in live. E quindi ovviamente, come puoi immaginare, questa è anche una penalità economica. Ovvio è anche che questo mi porta anche dei vantaggi, come degli inviti ad eventi, come attività gratuite, come sconti sugli alloggi. Per ora però, devo essere sincera, non sono così tanti da giustificare il fatto che faccio tutte queste attività online. Ok, inizia la parte per la quale probabilmente hai aperto questo video, ovvero ti dirò quanto ho speso l'anno scorso. Ho preso tutte le spese fatte da tutti gli estratti conto e le ho divise in categorie. Partiamo con la categoria più grande, gli alloggi. Nel 2025 ho speso di alloggi 10.344 euro. È la categoria che ha pesato di più in assoluto e sinceramente ci sta. Per capirla meglio, all'interno di questo ci sono anche le 3 mensilità dell'appartamento a Milano, che come ti dicevo prima erano circa 800 euro. Se noi prendiamo 10.344 meno, aspetta che lo metto in modalità scientifica. Se noi prendiamo 10.344 euro meno 800 per 3, che sono appunto i 3 mesi iniziali, abbiamo 7.944 euro, che se noi dividiamo per i restanti mesi, quelli che ho passato effettivamente da digital nomad, viene all'incirca 882 euro al mese spesi nel mio periodo da digital nomad. Cioè praticamente è come l'affitto di Milano, ma un pelo più alto, che effettivamente ci sta. Solo che la differenza è che ogni mese ho una vista diversa. Apro la porta e sono in un posto diverso. Rimane comunque un valore abbastanza alto, soprattutto perché l'idea iniziale era che quella di voglio andarmene da Milano perché sto spendendo troppi soldi. Però per essere il primo anno da digital nomad non mi fa così troppa paura. Sono sicura che l'anno prossimo farò meglio, soprattutto perché ho imparato alcune cose. Per esempio, prenoto sempre l'hotel attraverso booking.com. Non sono sponsorizzata. E soprattutto ho scoperto che se prenoti dal telefono hai anche degli sconti aggiuntivi. Poi magari l'anno prossimo riuscirò a trovare altri magheggi e ti farò sapere che cos'altro ho scoperto per prenotare a meno soldi. La seconda categoria più grande, i trasporti. Di trasporti nel 2025, includendo spostamenti vari, taxi, bus, voli, qualsiasi cosa, ho speso 4.874 euro. I trasporti sono forse un topic un po' delicato, a parte oltre ad essere fondamentali perché sennò come fai a viaggiare, ok? Ma molto spesso mi ritrovo a dover pagare dei prezzi più elevati perché ho bisogno di determinati tipi di trasporti per poter portare determinati contenuti. Mi è capitato di dover pagare di più per un trasporto su un autobus perché avevo bisogno di più spazio per continuare a rimanere in diretta su Twitch senza disturbare le persone attorno. O anche semplicemente per arrivare prima e avere meno tempo di trasporto e più tempo nel vero posto dove poter fare i contenuti. Attualmente il mio metodo per trovare i voli più economici è quello di andare su Google Flight. Io al momento uso Google Flight dove inserisco direttamente dove sono e dove voglio andare e inserisco le date. Io poi utilizzo quello che è la date grid. Lo trovo utilissimo per capire quando arrivare in un posto e andare via, perché si trovi tutte le combinazioni perfette. Poi sulla base di quello vedo qual è la compagnia aerea che mi offre il volo più economico e vado a prenotare sul sito ufficiale della compagnia aerea. Ho sempre paura delle scam, quindi sto sempre piuttosto attenta. Poi ci sono tutte quelle modalità per le quali puoi avere sconti sui voli, ma magari ne parleremo su un altro video. La terza categoria più grande, lo shopping. Di shopping ho speso 4.444 euro, ma trovo necessario chiarire che la maggior parte di questo valore non sono cappotti e scarpe, non sono vestiti, non sono arredamento per la casa, sono bensì tutte cose abbastanza tecniche. La maggior parte di questi sono cavi, il drone, la telecamera, un telefono nuovo, gli adattatori, tutte cose che comunque mi servono per le live. Magari per alcuni non rappresentano un vizio, ma quando è il tuo lavoro e anche la tua passione, sono un po' una via di mezzo di un vizio. Cioè avere quel nuovo cavo che è resistente e non si rompe, a me fa godere.
Un'altra categoria è il cibo e in questo caso ho incluso sia i ristoranti sia il supermercato. Di cibo in totale nel 2025 ho speso 3.737 euro e qui dentro appunto c'è tutto, anche il caffè sotto casa. Ed è ovvio che questa categoria sia gonfiata dal fatto che stando all'estero paghi molto di più di cibo, perché non hai tutte le capacità per cucinarti le cose in casa. Anche se, per esempio, errore che ho fatto, decidi vado a stare in un appartamento così almeno mi posso comprare delle cose, me le cucino a casa e spendo meno. E no, perché se vai a fare la spesa e devi cucinare qualcosa, hai sicuramente bisogno anche dell'olio, del sale e di tutte quelle altre piccole cose che stanno attorno al cucinare, ma che non ci pensi effettivamente quando vai a fare la spesa o quando ti fai il piano della cena. E quelle per un viaggio di 3 giorni incidono. Quindi invece adesso molto spesso piuttosto vado in un hotel con dei pasti inclusi, perché mi rendo conto che in un certo senso può valerne la pena in alcuni paesi. Anche perché, come mia madre mi ha ben insegnato, perché nel momento in cui in un hotel hai la colazione gratuita, vuol dire che hai anche il pranzo gratuito. Capiscimi. Poi un'altra spesa che ho avuto, che è molto inerente al tipo di lavoro che faccio io, è l'internet e telefonia. Per internet e telefonia nel 2025 ho speso 3.072 euro. Questo può sembrare un valore magari un po' troppo alto per alcuni di voi, ma devi considerare che io la maggior parte delle volte in ogni paese che vado ho tra le 2 e le 3 SIM con internet. Questo mi serve perché per fare le live ho bisogno di avere una connessione sempre costante e avere più SIM di diversi operatori telefonici mi permette di avere la connessione sempre presente o si spera sempre presente forse. Quindi molto probabilmente questo mio dato è molto più alto rispetto a quello che potrebbe essere quello di un qualsiasi altro digital nomad o anche semplicemente di qualcuno che viaggia. Perché se stai viaggiando o se sei un digital nomad, prendi una di quelle varie eSIM che trovi online, le conosci, so già che le conosci, quindi non te le dico neanche, e 50 giga ti bastano. A me 50 giga non bastano per un giorno, per farti capire, ok? Inoltre, la maggior parte delle volte io ho bisogno che l'internet sia a una velocità alta costantemente, mentre la maggior parte delle SIM che appunto conosci, dopo un certo limite di giga ti riducono drasticamente la velocità e io non posso permettermelo. E in realtà io ho un amico che mi aiuta tantissimo con trovare tutte le SIM perfette per ogni paese che costino il meno possibile. Quindi questo è anche un valore abbastanza ridotto rispetto a quello che potrebbe effettivamente essere. Poi l'altra categoria è salute e benessere. Per la salute e benessere ho speso 2.944 euro. Qui c'è di tutto. Qui c'è di tutto. Ci sono i farmaci di quando mi prendo il raffreddore, ci sono le pomate all'arnica per i lividi che mi vengono ogni volta e ci sono soprattutto i vaccini. I vaccini che devo fare quando vado in determinati paesi, come per esempio sono andata in Kenya. Per il Kenya ho dovuto spendere un po' di soldi per quanto riguarda i vaccini, ma anche per delle medicine che dovevo prendere proprio mentre ero in loco. E queste sono magari delle cose a cui magari non pensi quando dici voglio andarmi a fare un viaggio in Kenya. Non lo metti come un costo nel viaggio. Poi ovviamente all'interno di questo ho messo anche le mie sedute dalla psicologa. Io vado circa, diciamo in media forse una volta al mese dalla psicologa. Lo faccio online, posso fare da ovunque e questa è una cosa che per me è fondamentale, mi aiuta un po' a ritrovare il mio benessere mentale, quindi magari è un costo alto, però sono soddisfatta di potermelo permettere almeno. Poi abbiamo gli servizi amministrativi e finanziari, per i quali pago 2.917 euro. Qui dentro ho messo tutto ciò che è il commercialista, le fee, le carte e tutti gli altri vari servizi che mi servono. Abbiamo poi il pagamento dei collaboratori. Nel 2025 ho speso 2.755 euro per i collaboratori. È un dato che voglio vedere crescere nel 2026 perché voglio lavorare di più e per poter lavorare di più ho bisogno di più collaboratori attorno a me o semplicemente dare più lavoro perché molto spesso anche semplicemente per i video procrastino e non mando i video da editare. Grazie editor. Poi abbiamo i software e i servizi digitali. Per questa categoria pago 1.701 euro. In questo inserisco Canva, CapCut, Post Discord, 7TV, Akiflow e ovviamente anche l'hosting del mio sito e di un altro paio di siti che ho. La prossima categoria sono le esperienze, musei, attività, tour. Di questo ho speso 1.478 euro. Qui dentro c'è tantissima roba, ci sono le attività fatte a cavallo, ci sono i tour fatti in Kenya, ci sono i musei in Grecia e ad essere sincera questo dato mi sembra anche troppo basso. Ora che ci penso forse tante altre attività sono finite all'interno dello shopping. Attraverso gli estratti conto è difficile capire in quale categoria andare a mettere una determinata spesa. Però sì, secondo me
Secondo me qua mancano 400 euro, secondo me. O almeno così l'ho vissuto io, forse avevo speso in realtà così poco e non me ne rendo conto. Bene, quella era l'ultima categoria. E adesso arriva la domanda che mi facevo fin dall'inizio. Ma ha avuto senso andare via da Milano? O meglio, guardando soltanto alle spese, aveva più senso avere una vita sedentaria? Probabilmente sì, avrei speso molto di meno. Avrei avuto anche molte meno ansie di trasporti, di problematiche all'estero, di assicurazioni. Però aggiungendo tutto quello che non è una spesa, aver fatto questa esperienza da digital nomad mi ha dato tanto di più del rimanere ferma a Milano. E sì, probabilmente avrò speso di più, ma sono sicura di aver anche guadagnato di più, non essendo sempre a Milano, proprio perché i contenuti di me che viaggio piacciono tanto ed è ovvio che mi diverto anche di più e quindi le persone sono molto più interessate. Quindi forse bisognerebbe fare più un calcolo su guadagni/spese per capire se ha effettivamente avuto senso. Potrebbe essere un'idea per il prossimo video. La lezione più importante che ho imparato da quest'anno passato è che devo sicuramente fare molti meno spostamenti. L'avevo già capito dall'Albania, ma adesso ce l'ho proprio stampato in mente. Anche perché, oltre da un punto di vista di spesa, di costi, se non passi abbastanza tempo in una città, non te la vivi veramente. Cioè, del viaggio che ho fatto in Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania, avendo visto soltanto la capitale e soltanto per 2 giorni, non sento di aver visto quel paese. E sì, posso magari metterci il check mark a fianco e dire ci sono stata, ma non mi sembra giusto. Quindi sicuramente nel 2026 voglio fare molti meno spostamenti. Quindi arriviamo alla parte finale. Quanto ho speso in totale nel 2025? Nel 2025, escludendo le tasse, che sono state la categoria più grande in assoluto delle mie spese di tutto il 2025, togliendo questa parte, nel 2025 ho speso 38.293 euro. Che sì, ok, è una cifra enorme, ma non voglio deprimermi. Sono contenta. Per fortuna non ho il conto in rosso e ho guadagnato più di quello che ho speso, anche se non c'è una grossissima differenza. Però è questa la cosa che mi fa dire, ok, nel 2026 posso essere più brava, essendo che il 2025 è stata la mia primissima esperienza da digital nomad. E adesso so che cosa ha funzionato. Troppi spostamenti, il ritmo troppo veloce e sono sicura che nel 2026 riuscirò a mettere insieme tutti questi pezzi. Quindi non sto mollando l'essere digital nomad perché quello che ho guadagnato è molto più di quello che ho speso in termini di emozioni, ma voglio farlo in maniera più intelligente. E infatti adesso sto ricominciando in Slovenia e già qua penso di aver messo in pratica alcune cose che non andavano bene prima. L'anno scorso ho finito l'anno facendo qualche ragionamento su come mi sono trovata a tornare in Italia dopo tutto quest'anno nel 2025 e ho parlato appunto di quello che ho guadagnato e perso nel stare lontano dall'Italia. Te lo lascio qui. Grazie. Ciao.